Oggi vorrei parlare di un argomento ricorrente nelle relazioni, ossia perché ci innamoriamo o sviluppiamo attaccamento nei confronti delle figure che ci sfuggono, nei confronti di uomini e donne che scappano da noi. Ci sono molti motivi, ci sono sia aspetti che riguardano la ripetizione del trauma, la coazione a ripetere, come viene chiamata, sia aspetti che riguardano invece lo sviluppo, l'evoluzione, il superamento, la crescita interiore. A livello di ripetizione del trauma, noi possiamo identificare facilmente qual è il trauma che si ripete se andiamo ad analizzare quello che succede nella relazione attuale in cui stai rincorrendo per esempio una persona che sfugge o stai pensando a una persona che ti sfugge. Basta che ti chiedi che cosa stai provando mentre accade questo. Potresti provare dolore, smarrimento, angoscia, senso di inutilità, impotenza e così via. La domanda successiva potrebbe essere: chi ha fatto questo con te? Potrebbe essere qualcuno della tua famiglia, la mamma o il papà, potrebbe essere una figura di attaccamento come un fratello o una sorella più grandi o una zia o uno zio a cui eri particolarmente affezionato. E va bene anche fare il profiling della persona che si sta allontanando da te, cioè che caratteristiche ha, in che modo si sta allontanando da te. Anche questi sono elementi che aiutano. Per esempio, si allontana da te attraverso un voltafaccia. Ci sono molti modi di allontanarsi. Potrebbe essere un cambiamento improvviso, per cui dall'amore si passa alla freddezza, o dalla vicinanza si passa alla distanza. Questa è una modalità di relazione interessante che potrebbe avere dei collegamenti con quello che ti è successo nel passato quando eri bambino. Così come potrebbe essere interessante capire il tipo di persona che hai davanti, cioè una persona che è consapevole salvo poi andare in confusione e avere dei momenti di blackout, oppure una persona che ha una scarsa consapevolezza di sé in generale, una persona che ha la capacità di riflettere sull'esperienza, di condividerla, oppure una persona che non ha questa capacità, una persona un po' più semplice, un po' più istintiva, perché può essere che questo profilo sia corrispondente a qualcuno della tua famiglia. Sostanzialmente noi tendiamo a sviluppare innamoramento, attaccamento nei confronti di qualcuno che ci ricorda figure a cui siamo stati legati nel passato. Un altro motivo per cui ci innamoriamo è che ci innamoriamo di persone che hanno i nostri stessi lati ombra. Per cui amando quella persona noi iniziamo ad amare noi stessi. Se ami una persona che sfugge, probabilmente lo sei stato anche tu, l'hai fatto anche tu con qualcun altro. Per cui alle volte ti trovi a vivere il ruolo di chi insegue, alle volte il ruolo di chi è inseguito. Ecco quindi che diventa importante andare a fondo a questo amore, non ritirarlo dalla persona che sfugge, ma amando ancora di più, amando fino alla fuga, amando fino ad amare la tendenza a fuggire della persona che stai amando. Arrivare quindi a una specie di amore incondizionato, e quello è l'aspetto evolutivo della situazione. Quindi nel dolore sfrutti la situazione che stai vivendo per superare il trauma, per superare la mancanza di contatto con te stesso, con te stessa. Se tu ami chi ti sta sfuggendo, stai guarendo anche il trauma del passato e stai guarendo anche quella ferita in cui la mamma, il papà o altri si sono ritratti dal tuo amore e sei caduto nella disperazione e quindi nella paura. Sostituendo la paura con l'amore, tu quindi guarisci il tuo trauma originario. Puoi guarire del trauma originario. Ma nello stesso tempo puoi guarire anche una ferita interiore, perché impari ad amare anche i tuoi lati ombra, amando i lati ombra dell'altra persona. Quindi è proprio spostandosi nella polarità dell'amore che noi possiamo trasformare un'esperienza dolorosa in un'esperienza di crescita importante. Un altro aspetto evolutivo connesso a questa situazione è che
Il disorientamento provocato dall'esperienza, questo vale in generale per tutte le esperienze difficili, ci permette di rimettere in mano la nostra vita. Possiamo usare l'energia della sofferenza e non reprimerla attraverso la ricerca di altre persone e altre situazioni, ma possiamo starci lì e chiederci: cosa posso fare di buono nella mia vita affinché io possa essere ancora più contento della mia vita? Quindi, se prima pensavo di poter migliorare questa vita con un'altra persona, visto che questa persona sta sfuggendo, forse tornerà, forse non tornerà, chi lo sa, ma è anche vero che se una persona che sfugge e torna, forse non è un grande affare rimetterci insieme, ma questa è una valutazione che poi dovrei vedere. Ma il tema è: se io pensavo di migliorare la mia vita con questa persona e questa persona non condivide questo progetto, allora puoi farlo tu. Puoi decidere che cosa creare che ti faccia stare ancora meglio nella tua vita, ancora meglio nei tuoi panni, senza bisogno che qualcuno arrivi e ti aiuti ad abitare quella che potrebbe essere anche una cantina, una grotta, una caverna. Forse se la tua vita non è così luminosa, così leggera, così soddisfacente, forse non c'è neanche una grossa attrattiva anche per altre persone ad abitarci. Quindi è importante sfruttare questo dolore, questa esperienza, per creare una vita ancora più luminosa, ancora più piacevole. Prenderti cura di te, anziché pensare a prenderti cura di un'altra persona che non vuole le tue cure. Quindi l'aspetto evolutivo sta in questo, e questo è un altro concetto, anche questo generico, ma che può declinarsi anche in questa situazione, in cui semplicemente, se stai soffrendo, puoi usare l'energia della sofferenza per iniziare a mettere in discussione tutta una serie di equilibri che ti sei costruito nella vita e che potrebbero essere limitanti oggi e impedirti di essere ancora più felice. Quindi la sfida è in questa situazione: come rilanciare, come essere ancora più felice, cosa posso fare per migliorare ancora di più la mia vita grazie alla sofferenza che questa persona mi dà, allontanandosi da quello che io chiamo l'amore, il mio amore, l'amore che posso dare. Quindi ecco, oltre ad amplificare l'amore, ti consiglio di passare un'altra parola. Grazie per tutto questo. Grazie anche per le cose che non mi piacciono a livello di ego, grazie che sfuggi al controllo, grazie che non sfuggi al possesso, e mi insegni così quella forma di amore incondizionato che è così importante per la mia evoluzione, per mettere in ordine la mia vita. Quindi questa è un'altra meditazione che potrebbe aver senso fare. Va bene, ti lascio con queste riflessioni, buone esperienze. Naturalmente ti auguro di incontrare qualcuno che invece non sfugge e accetta di costruire con te e di elaborare insieme a te le sue ferite, di aiutare te a elaborare le tue, in maniera tale che ci sia un movimento prevalentemente convergente che non divergente. La vita è qualcosa di piacevole quando si può condividere, in qualche modo. Ok, buona ricerca.